Benvenuti in Accademia, un percorso di scuola di cucina e di pasticceria, dove imparerete tutte le tecniche, i segreti, un po' più, professionali, ma anche facili da realizzare a casa. Il tema della lezione di oggi è la pasta frolla e per questa lezione non sarò da solo. Sono Gabriele Conte, ho 43 anni e mi occupo di marketing e comunicazione per un'azienda che produce riso nella provincia di Vercelli. Mi chiamo Valeria Barbieri, ho 35 anni e faccio l'infermiera. Mi chiamo Maurizio Gioachin, 39 anni, ho una caffetteria a Torino insieme a mio fratello, nella quale io mi dedico alla cucina. La mia passione per la cucina nasce da bambino, quando i miei genitori mi regalarono un manuale delle giovani marmotte in cui si raccontava come preparare dei piatti molto semplici per bambini, appunto. Da allora ho continuato, sinché di questa passione ne sto facendo un complemento per la mia professione. Infatti mi capita sovente di cucinare sia per amici che per clienti in occasioni, un po' più professionali. La mia passione per la cucina nasce in famiglia, quando seguivo passo passo la mia mamma che preparava un sacco di cose buone. La mia passione per la cucina è nata tanti anni fa, insieme a mio fratello, per necessità abbiamo preso un ristorante e io ho cominciato a cucinare. Eccoci ragazzi, ben arrivati nella nostra scuola. Oggi tratteremo un impasto di base insieme a Francesca. Realizzeremo la pasta frolla, che è una base della pasticceria. Insieme alla sfoglia, i bignè e il pan di Spagna costituisce uno dei 4 impasti più basici che ci sono in pasticceria. Naturalmente la frolla, a differenza del bignè e della sfoglia, è dolce, quindi si abbina sempre ai dolci. La sfoglia e il bignè invece va bene anche per le ricette salate. La pasta frolla si può fare in tanti modi, la realizzeremo oggi l'impasto più classico e più base che c'è, con una grammatura che la renderà molto friabile, perché gli impasti di frolla siamo noi che decidiamo, in base a quanto zucchero e a quanto burro mettiamo, quanto renderla friabile o croccante. Più metto zucchero nell'impasto, più la frolla diventa croccante. Più metto burro nell'impasto, quindi elemento grasso, più la frolla diventa friabile. Noi oggi faremo quella che si chiama sablé, con quindi 600 g di burro su chilo di farina. Allora, adesso prima vi elenco gli ingredienti. Allora, per la frolla servono 500 g di farina, 300 g di burro, 200 g di zucchero a velo e 80 g di tuorlo d'uovo. Poi l'aromatizziamo con vaniglia e buccia di limone grattugiato, che è una scelta, ci potrà permettere di dare un'aromatizzazione che può essere sia solo questa o entrambi vaniglia e limone, oppure solo la vaniglia o solo il limone, a seconda di quello che devo andare a poi utilizzare. Ovvio che se la frolla la abbinerò poi a gusti di cioccolato o nocciola, magari evito il limone e metto solo la vaniglia. In questo caso la ricetta di oggi che faremo si intitola 6 alla frutta, nel senso che è un 6 fatto una crostata a forma di 6. Il 6 è un pretesto per farvi vedere come fare un numero di pasta frolla, può essere un 8, un 7, per il compleanno di un bambino, per esempio, fare la torta a forma di numero. Noi oggi abbiamo scelto il 6, ma logicamente cambiando la mascherina si può fare qualsiasi cosa che vogliamo. Allora, partiamo subito con setacciare la farina. Avete a disposizione un setaccio, un colino, quello che sia, e setacciamo la farina con... Sono praticamente la farina che ho scelto, o meglio, che bisogna scegliere, non che l'ho scelta io, è una farina debole, quindi una farina che ha poco glutine. Stiamo parlando di 180, 160, 180 W. Questo significa una farina che quando andiamo a impastare formerà poco glutine e questo va a favore della friabilità. La pasta frolla non richiede assolutamente glutine, quindi più basso il glutine meglio. Addirittura con il riso, ok, tu che lavori il riso lo sai, viene una bellissima pasta frolla, molto friabile. Allora, setacciate a fontana la farina. Si può fare a mano o si può fare in planetaria. Io oggi vi faccio vedere la versione manuale, così perché siamo in una scuola e voglio che prendiate manualità con l'impasto, nel senso che la planetaria io la uso spesso, chi mi segue lo sa, chi conosce le mie lezioni lo sa, però quello che io voglio far acquisire a chi si approccia per le prime volte alla pasticceria è la manualità, a prescindere che poi magari la impasterete sempre a macchina, però la manualità serve. Ora creiamo una fontana sul tavolo con questa farina debole.
abbastanza ampia, quindi non solo un buco centrale, ma proprio un bello spazio. Qui dentro gli mettiamo lo zucchero, scusatemi, non il burro per adesso, lo zucchero e i tuorli d'uovo. La impasto con il metodo, quello che viene chiamato tradizionale. Facciamo prima una crema di burro, tuorli e zucchero e poi per ultimo aggiungiamo la farina. Se fosse a macchina si farebbe la stessa cosa. Con un cucchiaio tiriamo giù tutto bene il tuorlo. Guardate che il tuorlo è indispensabile, il quantitativo. Non possiamo metterne meno di quello che serve perché altrimenti la nostra ricetta non si impasterà. Versate pure il tuorlo d'uovo. Vai. Ho messo quindi lo zucchero. Gabriele, tutto a posto? Tutto ok. Bene, bene. Se avete dubbi, io sono qua, Lavoriamo il tuorlo con lo zucchero a velo. Scusa Gabriele, allargo solo un po' di più così lavori meglio, In modo da formare una sorta di cremina. E iniziamo ad aggiungere il burro ammorbidito. Il burro è già morbido e quindi non ve l'ho fatto passare né a microonde né lavorarlo col mattarello, ok? Perché è già morbido abbastanza. Guardate questa operazione. Schiaccio il burro con lo zucchero e i tuorli nel centro, senza ancora prendere la farina in questa fase. Magari voi che siete ancora in tempo, fermati un attimo, io tanto al lavandino mi posso lavare le mani. Voi che viene più scomodo, prima di mettere il burro, lavorare il burro, grattateci il limone e metteteci la vaniglia, così non dovete poi fermarvi e pulirvi le mani, ok? Quindi una bella grattata di limone, mezzo limone è sufficiente. La pasta frolla meno la lavoriamo meglio è. Finché non lavoriamo la farina possiamo lavorarla abbondantemente, quindi zucchero, burro e uova si può lavorare abbondantemente. Quando incorporiamo la farina dobbiamo calmarci con la lavorazione, essere veloci, altrimenti formiamo troppo glutine. Una grattata di limone. Questa è vaniglia in bacche naturalmente. Sapete la differenza tra la vaniglia e la vaniglina? Stavo per chiedertela. Stavi per chiedermela, bravo. Le domande sono sempre interessanti perché vi fanno scuola e vi aiutano a crescere. Allora, la vaniglia è la vaniglia in bacche, è un aroma naturale, una pianta, no? Praticamente. Quindi è un'aromatizzazione molto delicata e naturale. La vaniglina viene estratta dal petrolio, quindi un'aromatizzazione chimica. Quindi andrebbe eliminata la vaniglina e utilizzare a favore sempre della vaniglia in bacche pura. Ok, abbiamo messo vaniglia e limone e continuo a lavorare adesso il mio burro, così, ma proprio schiacciarlo tra le mani in questo modo, deve fuoriuscire tra le dita, vedete? Il burro con lo zucchero e i tuorli. Bene, a questo punto, solo quando si è formata una bella crema, Gabriele schiaccia proprio, no, schiaccia proprio con le mani, guarda, guarda, fai uscire l'impasto dalle dita, perfetto, così, in modo che con le mani un po' surriscaldi il burro. Ok. Valeria, forza, staci dietro. Prendiamo la farina dai bordi e la portiamo tutta verso l'impasto che abbiamo fatto adesso. E iniziamo, prima operazione, a pulirci le mani. Bene. Guardate, prendete la farina e con la farina asciutta vi sfregate le mani in modo tale da farvi diventare le mani belle pulite. Questo perché? Perché alla fine dell'impastamento voglio il tavolo pulito e le mani pulite, non con tutte briciole di impasto sul tavolo, le mani tutte sporche di burro e tutto quanto, perché vuol dire che tutto impasto in meno che c'è, cioè tutto il burro in meno che c'è nella ricetta, il burro che vi rimane attaccato alle mani. Quindi una volta che le mani vi sono diventate così, belle pulite di nuovo, a questo punto iniziamo l'operazione di impastamento che è fatto così, sfrego un pochettino, prendo un po' di composto e lo faccio ruotare nelle mani in questo modo. Vedete, toccare gli ingredienti in pasticceria, anziché usare una macchina, in questo caso ci serve per prendere confidenza con la materia grassa, con la farina, con tutto quello che è l'elemento, gli ingredienti che poi spesso utilizzerete in pasticceria. Se iniziamo a conoscerli, quando poi li lavoriamo con una macchina, sicuramente è meglio. Ora avete a disposizione un tarocco. Col tarocco, quando avete fatto tutta questa granella di biscotto, diciamo di frolla, pulite il tavolo, raschiate da staccare l'impasto che c'è sotto il tavolo. Vedete, sotto il tavolo si attacca un po' di impasto, bagnato all'inizio, lo andiamo a staccare tutto completamente. Perfetto. E adesso
iniziamo ad impastare, cercando di unire queste briciole tutte una sull'altra e fare un impasto. Adesso qua non scaldate troppo la pasta, altrimenti poi diventa troppo morbida e il termine che si dice quando la frolla è fatta male è bruciata, ok? Quindi significa che il burro ha unto l'impasto e non l'ha impastato correttamente e quindi la frolla prende il nomine bruciato quando si sgretola tutta praticamente. Posso, chef? Eccomi. Ma qualsiasi tipo di farina posso utilizzare, nel senso, avessi dei problemi di celiachia, se uso la farina per esempio per i celiaci, le dosi sono identiche? No, hai fatto una bella domanda, nel senso che sì, puoi usare anche altre farine, anche come il riso, una farina speciale per celiaci, quello che vuoi. Logicamente le dosi non possono essere identiche, nel senso che abbiamo la difficoltà, se cambiamo la farina, ogni farina ha un potere di assorbimento differente. Quindi questo 80 grammi di tuorlo è tarato su una farina debole, con poco glutine. Più aumento le proteine e più beverà liquido, perché sappiate che negli impasti cosa beve liquido è il contenuto proteico. Quindi se io per esempio cambio una farina con un po' più di proteine, berrà un po' più di liquido. Se mi cambio con una farina con più amidi o addirittura senza glutine come una farina di riso o una farina per celiaci, si può fare la frolla, ma bisogna cambiare la quantità di liquido, non la quantità di grasso. Il liquido nella pasta frolla sono o le uova o il tuorlo o il latte o la panna. La pasta frolla può essere impastata oltre che con il burro è l'elemento grasso, lo zucchero naturalmente, e come elemento liquido possiamo scegliere tra tuorli, uova intere, solo albume, latte, panna, acqua, sono tutti liquidi che si possono utilizzare. Dimmi Gabriele. Scusi chef, la temperatura delle uova è importante nel momento in cui la andiamo a incorporare con la farina? La temperatura del burro è importante, delle uova se sono di frigorifero va benissimo, se sono ambiente va bene uguale. Il burro invece dovrà essere intorno ai 13-14 gradi, è temperatura ottimale per lavorarlo in questa consistenza. Inizia a ammassare la pasta e a formare un impasto, se no stai a girarla troppo. A me interessa che alla fine, se potete un attimino dare un'occhiata al mio tavolo, che alla fine abbiate un tavolo così, pulito, come se non avessimo impastato. A questo punto formo una pasta, una pallina o meglio, bella omogenea, e me la metto a raffreddare. Mi sciacquo prima le mani. Vedete che l'impasto è puntinato, non è giallo giallo, è leggermente marroncino, perché ho usato una farina con della crusca all'interno ancora, con della parte cruscale, una farina di tipo 1 e non una farina di tipo 00. Dimmi Valeria. Scusa chef, se non mi si Vuol dire che devi continuare, continuo. È il grasso che si deve ancora surriscaldare. Può esserci un altro problema Valeria, se devi aver messo tutto il tuorlo. Ricordati che, sì, pulire bene i contenitori, perché ricordati che quando sono dosi così piccole, la differenza di pochi grammi incide molto. Se tu stai impastando 10 kg di pasta frolla e mi lasci 20 grammi di tuorlo d'uovo nella ciotola non succede niente. Se tu ne impasti 500 grammi e hai solo già 80 grammi di tuorlo, se di quegli 80, 10 grammi ti rimangono lì, sono importanti quei 10 grammi naturalmente, no? Una volta, stavo dicendo della farina, la farina è una farina un po', come dicevo prima, ricca in parte cruscale, in germe, quindi un pochettino più gialla, più marroncina rispetto alla farina bianca, sbiancata, la tipo 0. È una farina più gustosa. Abbiamo pochi ingredienti, burro, farina, zucchero, uova, che questi pochi ingredienti siano del massimo della qualità, buoni e non troppo raffinati, ok? Una volta fatto sto lavoro la mettete sul foglio di carta da forno, ci sei quasi tu, Maurizio? Pressiamo così. Schiacciamola nel foglio di carta da forno in modo tale che si raffreddi in fretta. Allora, nella pasta frolla si possono usare tantissime proporzioni di grammatura. Quella che ho dato adesso è una sablé. Quando supera i 600 grammi di burro sul chilo di farina viene chiamata sablé. Una frolla Milano, per esempio, che è un altro grande classico, è una pasta frolla con 500 grammi di burro, 500 di farina sul chilo di farina.
scusatemi, 500 g di burro, 500 di zucchero sul chilo di farina. Viene chiamata frolla Milano, che è un grande classico della pasticceria. Insomma, potete scegliere voi quello che volete di zuccheri e grassi a seconda di quello che volete ottenere. Vi ricordo, più aumento di zuccheri, più verrà croccante, più aumento di grassi, più verrà friabile. Dimmi Valeria. Ok, in base al dolce che si fa ci sono delle preferenze di tipo di frolla? Assolutamente sì, nel senso che se tu stai facendo una crostatina per un bambino, per un nipotino, un figlio, quello che vuoi da portare a scuola, avrai bisogno di una crostata che sia un pochettino più in forma, che non si sbricioli solo a guardarla. Quindi, sulla base di quello che ho detto, cosa bisognerebbe fare secondo voi? Aumentare il burro. No, aumentare no, lo zucchero e diminuire il burro, avere una crostata con una frolla un po' più compatta e più resistente anche a un imballo o un trasporto. Anche un biscotto da confezionare in un sacchettino devo aumentare lo zucchero e calare il burro. Se invece mi trovo davanti a una frolla che voglio da dessert al piatto, per esempio, no? Quindi deve essere una frolla che stendo, faccio un dischetto e l'appoggio sotto una bavarese, per esempio, quindi poi vado a mangiare questa bavarese o questa mousse col cucchiaino. Se mi arrivo sul fondo e mi trovo una frolla troppo croccante, a parte che col cucchiaino non riesco a romperla, e poi ci crea dei problemi di struttura anche in bocca, una cosa molto croccante e dura con questa cosa bella soffice con una mousse, e poi comunque anche difficile da gestire col cucchiaino non dessert al piatto. In quel caso lì aumento il burro e diminuisco lo zucchero. Volete dirmi qualcosa? Sì, a proposito di zucchero, è possibile sostituire lo zucchero a velo con dello zucchero di canna, ad esempio? Con lo zucchero di canna e con lo zucchero semolato? Bravissimo, questa è una bella domanda che mi fa spiegare una cosa importante per la frolla. Quando tu ci metti uno zucchero a velo come abbiamo fatto noi oggi, lo zucchero a velo è una polvere molto fine, si va a distribuire in maniera omogenea all'interno della farina, quindi mi disturba molto la formazione della maglia glutinica, e questo va molto bene in una frolla perché il glutine non riesce a agganciarsi bene, l'impasto rimarrà più sgranato, quindi più giusto per essere una frolla. Quando uso uno zucchero semolato o uno zucchero di canna va benissimo utilizzarlo, però lo zucchero in cristalli mi rimane in soluzione nella farina, non mi va a disturbare la formazione della maglia glutinica. Quando ci vado a mettere il liquido all'interno della frolla, le uova, l'albume, il latte, il liquido che ho scelto nella frolla, perché posso scegliere i vari liquidi, cosa andrà a succedere? Che il liquido va a far agire subito il glutine della farina, perché non è disturbato dallo zucchero a velo, ma c'ha solo i cristalli di zucchero, la frolla diventa più elastica. Questo va a discapito della friabilità. Una frolla fatta con lo zucchero semolato ha bisogno di più liquido perché lo zucchero semolato non disturba il glutine, quindi si forma il glutine, formandosi il glutine beve più liquido l'impasto. Quindi va bene, ma gli 80 grammi di tuorlo non ti sarebbero bastati se usavi uno zucchero semolato, ok? Allora adesso Francesca portami tutti gli impasti di qua che li mettiamo a raffreddare. Questi vanno chiusi bene anche lateralmente. Chiuso a pacchetto, in questo modo. Io metto in abbattitore. Lascio a voi la scelta, me li porti qua Francesca tutti quanti, lascio a voi la scelta, o frigo o freezer o abbattitore. L'abbattitore esistono anche quelli di casa al giorno d'oggi, se si mette un abbattitore in 5 minuti adesso sottile così sarà pronta per essere utilizzata, se si mette in frigo ci vuole almeno un'ora, se si mette in freezer in mezz'ora è pronta. Quello che dobbiamo fare noi in questa fase è semplicemente raffreddare il burro per poter lavorare, quindi non ci serve il riposo prolungato, ma ci serve un riposo molto aggressivo, quindi del freddo violento ci fa bene. Scusa chef, per il riposo è meglio una forma più piatta e larga o una pallina più compatta? No, non ti ho fatto fare la pallina apposta, se ti faccio fare la pallina fra 5 minuti avrà la crosta fuori dura di burro e il dentro sarà ancora molle, così schiacciato fra 5 minuti è pronta per essere stesa. E adesso vedremo un attimo di pazienza che riposa e fra un po' vediamo come modellare una torta a forma di numero. Ci vediamo fra un attimo. Torniamo con il nostro 6 alla frutta, la lezione è sulla pasta frolla. Abbiamo fatto con i nostri allievi la pasta, metodo tradizionale impastato a mano, la ricetta è una sablé, quindi oltre i 600 grammi di burro su chilo di farina, con questo andremo a fare una crostata. La lezione, scusatemi, si chiama 6 alla frutta, nel senso che è il nome che abbiamo dato al dolce, è un pretesto per fare una torta, una crostata in questo caso, a forma di numero per un compleanno, magari un bambino, il numero 6, 7, 8, insomma potete scegliere il numero. Noi faremo tutti il 6 così vediamo una forma unica, però naturalmente cambiando la mascherina fatta di cartoncino si possono fare i vari numeri. Allora ragazzi, abbiamo fatto riposare la pasta frolla in abbattitore noi, perché abbiamo a disposizione un abbattitore, quindi è stata
5-7 minuti in abbattitore, sufficiente per far indurire il grasso, perché l'abbiamo stesa sottile. Stendendola sottile adesso è tutta uniforme. Se fosse stato un blocco i 5 minuti non bastavano, quindi è fondamentale. Adesso la prendiamo e la andiamo a impastare sul tavolo, senza renderla di nuovo calda, perché altrimenti tutto il riposo che abbiamo fatto non è servito a niente. Guardate, se io prendo l'impasto adesso e lo vado a stendere con il mattarello, guardate cosa succede. Si vede bene, no? Penso che si rompe tutta. Questo è un fenomeno che spesso mi viene chiesto durante le lezioni: come mai quando faccio la pasta frolla mi si rompe tutta quando la stendo? Perché non è stata, termine tecnico, plastificata. So che la plastica è brutta nella cucina, no? Però plastificare è il termine che si utilizza, cioè renderla della consistenza un po' più plastica. Allora si prende e si impasta prima di stenderla. Quanto? Quando la sento sotto le mani un po' più plastica. Ora il quanto non ve lo so dire, dipende dal vostro movimento, la vostra forza, quanto impastate. Sicuramente non dobbiamo bruciarla, termine in cui vediamo che la frolla butta fuori il grasso, vuol dire che l'abbiamo impastata troppo a lungo. La frolla si brucia in 2 casi: quando il burro non è alla giusta temperatura, quando la impasto, e quando la impasto troppo o magari i ritagli reimpastati troppe volte. Allora ritagliano troppa farina all'interno e poi a un certo punto si perde l'emulsione e vi butta fuori il grasso. Io penso la mia va già bene, non so la vostra. Anche la loro, vedo che Sì. va bene. Energia e forza, Valeria, ma senza spostare il tavolo, Il tavolo lascialo sempre al solito posto. Allora, farina. Vorrei che metteste la farina così. Siamo in una scuola di cucina e di pasticceria, anzi un'accademia. Quindi la farina non si mette così sul tavolo, perché la farina messa così mi crea delle puntinature di abbondanza di farina in un punto e poca farina in un altro. Guardate, vedete che ci sono tutti mucchietti più alti, più bassi di farina. Allora questa era come non dovete metterla. Questa invece è come dovete metterla. Prendete la farina, mucchiettino, vi mettete di questa posizione così e fate questo colpetto. Vedete che il tavolo si spolvera tutto in maniera uniforme? Ok? Questo è come si spolvera la farina a livello più tecnico. Adesso prendiamo l'impasto e lo andiamo a stendere. Oh, non troppa, va bene come movimento, ci siamo, ma non ne mettete troppa sul tavolo, altrimenti andiamo a cambiare la ricetta. Cioè mettiamo più farina nell'impasto rispetto a quello che avevamo deciso. Quindi adesso andiamo a stendere. Ogni tanto controllate che non vi si stia attaccando sotto il tavolo, quindi metteteci ancora un po' di farina se è il caso. Gabriele dall'altra parte, perché sennò la allunghi poi troppo. Chef, posso fare una domanda? Certo, sono qua apposta. Dimmi, Valeria. Si rigira o conviene farla sempre dalla stessa parte? Finché spessa, guarda, siamo a questo spessore ancora, posso fare così. Goccio di farina, prendo e con una decisione la giro. Quando poi inizia a diventare sottile, quindi se la giro la spezzo, conviene che alzo i lati così e ci metto la farina sotto in questo modo, così non la spezzo, ok? Gabriele, scusa, ma se la allunghi ancora non ci stai poi più con il numero, ti conviene adesso, esatto, lavorare da questa parte. Avete un 6 a disposizione, una mascherina fatta in cartoncino che abbiamo fatto in questo modo. Questa mascherina va utilizzata sull'impasto, quindi dovete stendere l'impasto in maniera tale che riusciate a farci stare questa mascherina. Io verifico, io ci sto quasi, mi manca solo un pezzettino. Spessore della pasta circa 1 centimetro. Ti conviene, esatto. Vedi dove ce l'hai ancora più spessa, però non assottigliarla più qua. Ora vediamo quest'altra operazione. Guardate, se mia è abbastanza infarinata ancora, però se non lo fosse, prima ancora un colpetto di farina. Prendo l'impasto, lo avvolgo sul mattarello in questo modo e lo porto sulla teglia, in modo tale che vado a tagliarmi l'impasto già qua, così non devo spostare poi il 6 una volta modellato, altrimenti poi vado magari a rovinargli la forma se lo sposto una volta che ho già tagliato la pasta, no? Con il raschietto adesso puliamo un po' il tavolo. Guardate che sono semplici operazioni, no? Stendere un impasto di pasta frolla, ma a volte uno, se non segue certe regole un po' tecniche e basilari, può avere dei problemi, no? Questo, una volta messo così, andiamo a metterci sopra il nostro 6. Naturalmente dovete già pensare a quello che vedete.
Cioè non al contrario, non posso ritagliare il 6 così, perché poi non posso girare la crostata una volta cotta, perché la parte bella sarà comunque questa in alto, quindi il 6 deve essere già messo in maniera dritta, come io lo leggo, ok? Sulla pasta frolla. Lo appoggiate con la mano, lo tenete fermo e iniziate a incidere senza tagliare la carta sotto. Non serve chissà quanto di taglio, basta un taglio abbastanza leggero, la frolla si taglia, quindi non incidete troppo, altrimenti andate a tagliare la carta da forno sotto. Tenete sempre ferma la mascherina, altrimenti se vi si sposta perdete la forma corretta del 6. Valeria, scusa, sarebbe meglio che tu andassi non così a scatti, ma in modo continuo. Ok. Punta del coltello, giustamente come Francesca ti ha fatto notare, se vai a scatti me la fai tutta sfrangiata. Vai con un movimento continuo, fai un taglio più pulito. Poi andiamo a togliere anche il centro. Una cosa molto semplice, però comunque d'effetto, perché vedete quando poi ci sarà la frutta sopra, che bella che viene come torta, nonostante che sia molto semplice, non c'è nulla di trascendentale, però è una tecnica, anziché fare la solita crostata, facciamo una crostata appunto a forma di numero. Avete inciso tutto? Togliete gli scarti di pasta. Prendete il pennello, avete a disposizione un uovo sbattuto intero e andate a pennellarmi tutto il bordo. Un impasto di frolla che non è giallissimo, come vedete è un po' puntinato, sinonimo di bontà e di gusto. Okay, tutte le farine 00 estremamente raffinate non vanno bene, e lo dico ancora una volta in scuola, tanto che sia una cosa che si dovrebbe sapere ormai, lo 00, lo 0, l'1 e il 2 non stanno a indicare la forza della farina. Non è che una farina 00 è debole e una farina 0 è forte, lo 00 sta a indicare il grado di raffinazione della farina. La forza viene misurata con il W, quindi una farina 00 potrebbe essere forte o debole a seconda del grano che è stato utilizzato. Andiamo a preparare dei salamini di pasta che andiamo a mettere tutti intorno per formare il bordo della nostra crostata. Più o meno di 1 centimetro di diametro questo salamino. Se è il caso infariniamo ancora un po' il tagliere o il tavolo e dopo che avete spennellato di uovo mettiamo il bordo. Ben messo, non perdiamo la forma del 6. L'angolo, guardate ragazzi, l'angolo, la curva, non la lasciamo storta così, ma gliela facciamo fare bene in evidenza. Questo è il bordo contenitivo per la crema, perché poi ci sarà la crema pasticcera e quindi dobbiamo fare in modo che rimanga dentro. Siete così silenziosi perché avete capito tutto? Siamo molto concentrati. Sì. Approfittate dell'Accademia per andare via senza nessun dubbio, e io sono sicuro che qualche dubbio ce l'avete, però in questo momento siete talmente concentrati nel fare la vostra ricetta, vero? Che in questo momento non vi vengono, Gabriele, lo stai facendo troppo sottile, Sono convinto che finita spesso. poi la lezione vi verranno tutti i dubbi di sto mondo e poi mi vorrete chiedere un sacco di cose. Segreto per non rompere il salamino mentre lo sposto. La frolla se non è bruciata, è il termine che dicevo prima, guarda, la frolla è plastica se non è bruciata, non si spezza. Se si spezza è perché è bruciata e quindi non va bene, oppure si può spezzare per un eccessivo timore. Guarda, la pasticceria, gli impasti sono come, sai quando si dice non far vedere al cane che hai paura perché sennò ti morde, no? La pasticceria è uguale, se fai vedere l'impasto che hai paura si rompe. Allora, guarda, la decisione nel prendere l'impasto in mano, guarda, lo prendo, tiro su con un po' di decisione e vado sul posto. Se inizio a tentennare è la volta che si spacca, no? Quindi questa, Valeria, non ti preoccupare, devi solo fare un po' di accademia, vedrai che la manualità poi ti arriva, A questo punto pressiamola con la mano leggermente in modo tale da far attaccare il bordo.
prendete la forchetta e fate questo lavoro, così. Sì, sono ancora solo leggermente un po' indietro loro. E io vado avanti, nel senso che tanto loro poi mi raggiungeranno, no? Intanto mi interessa che ogni tanto buttano l'occhio qua per capire, no? Con la forchetta faccio sia un decoro, ma anche questa operazione qua serve per cucire il bordo, cioè vado a saldare definitivamente il bordo, perché solo l'uovo non basta per saldare bene. Quindi con questa operazione non sto facendo solo una decorazione, ma sto proprio schiacciando la pasta e la sto facendo aderire molto bene alla base. Questo vi serve, è molto importante, perché altrimenti poi se il bordo si stacca non va bene. Ah, io ho parlato di numero, no? Adesso stiamo facendo un 6, ma è evidente si può fare qualsiasi cosa, anche delle forme di animaletti, un orsetto, usando questo sistema della mascherina. Ok, adesso una volta che avete schiacciato con la forchetta, ridategli bene tutte le sue forme belle pulite, che non abbia perso qualche forma nelle varie lavorazioni, e con la forchetta nella parte esterna andiamo a segnare anche il bordo esterno. Questo serve per segnare e anche per dare di nuovo una compattezza al bordo. Eccoci qua. Ultima cosa da fare, bucherellare bene il fondo per non farla gonfiare durante la cottura. Quindi con la forchetta non va bene un bucasfoglie perché è troppo grande e non ci starebbe qua dentro. E quindi andiamo a bucare molto bene il fondo. Ricordatevi sempre di guardare, capisco che dovete fare anche voi, però ogni tanto buttate l'occhio qui perché vi serve per vedere cosa sto facendo. Posso, chef? Dimmi. Questo lavoro con la forchetta è finalizzato a cosa? È finalizzato a non fare assolutamente crescere la pasta durante la cottura in forno. Se faccio crescere, se non la buco, sì, qua sotto è rimasta dell'aria. Quando appoggi il 6 sopra rimane dell'aria sotto. L'aria calda in forno, l'aria quando si scalda in forno tende ad andare verso l'alto, ti trascina l'impasto in alto. Si formano delle bolle sotto l'impasto. L'impasto, se ha la bolla, non tocca la teglia. Se non tocca la teglia rimane crudo sotto, perché il metallo è il conduttore del calore, e non solo ti rimane crudo, logicamente ti fa la bolla centrale, non ci sta più la crema, non ci sta più la frutta, ok? Quindi ha uno scopo di non far crescere la pasta. Io vi lascio lavorare a finire questo 6, intanto inizio a infornare il mio e poi vediamo come guarnirlo fra un attimo, non mancate. Bene, allora, le torte le avevamo infornate, le abbiamo cotte, 180 gradi, circa un quarto d'ora, 20 minuti, poi lo riconosciamo dalla colorazione della pasta che deve essere questa. La pasta frolla non deve rimanere cruda, altrimenti rimane morbida, e invece deve rimanere friabile e croccante. Con la pasta frolla la parola morbido, soffice non va bene, quella la lasciamo al pan di Spagna, ma a un biscuit, a una dacquoise, ma la parola croccante e friabile sono quelli che ci spettano per la pasta frolla. Abbiamo cotto, raffreddato, adesso ci iniziamo con l'allestimento e la decorazione. Dimmi. Il forno lo preferiamo a temperatura cioè ventilato o non ventilato? Sempre ventilato la pasticceria, a parte i bignè. Per il resto mi va molto bene il ventilato. Tu, Valeria, volevi sapere qualcos'altro? Quello. Hai visto? Vi siete preceduti. Allora, adesso dovete iniziare con il riempire il sac à poche per metterci la crema sopra. È ovvio che se io ci vado con il cucchiaio qua dentro, vado a sporcare tutti i bordi. Allora, siamo dei pasticceri, vogliamo diventare dei pasticceri, usiamo il sac à poche. Il sac à poche sembra banale riempirlo, ma non lo è. Guardate, si risvolta bene, si mette sul fondo della mano, così, la mano ad arco che tiene il sac à poche. Prendo il cucchiaio con la crema e vado a mettere la crema all'interno del sac à poche. Guardate, pulendo il cucchiaio sul pollice, che sta sotto il sac à poche naturalmente. E mettete tutta la crema che avete a disposizione dentro il sac à poche. Vi ricordo che la lezione di oggi è dedicata alla pasta frolla, quindi non ci interessa
più di tanto la torta come la facciamo, è un pretesto, un'applicazione, poi possiamo stratificarla con crema e pan di Spagna, solo crema, possiamo fare quello che vogliamo, quello che ci interessava era imparare a fare bene la pasta frolla e adesso vediamo un'applicazione. Ecco, pulisci bene il bordo del cucchiaio così e vai a riempirti il sac à poche. Benissimo. Poi, prima di tagliarlo, risvoltiamo tutto, cioè portiamo giù tutta la crema pasticcera bene, in modo da lasciare ben pulito il sacchetto nella parte sopra. Chiudiamo in questo modo, girando, risvoltando così, e solo quando è ben chiusa, con le forbici, Francesca, queste gliele devi portare, vado a tagliare la punta. Questo lo vogliamo mangiare? È trasparente, finisce nel dolce e non ce ne accorgiamo nella crema. Questa è la prima cosa che facciamo una volta tolto e buttarlo subito via. Altrimenti guardate che un attimo trovassero poi in una fetta, ok? Andiamo con il sac à poche a fare questo lavoro, a mettere tutta la crema sul nostro 6. Posso, chef? Eccomi qua, dimmi. Una domanda, il forno si parte da freddo oppure già direttamente a 180 gradi per la cottura della frolla? Guarda, questa è una regola che vale sia per la cucina che per la pasticceria. I forni vanno sempre caldi quando si inforna, quindi assolutamente deve essere scaldato prima. Infatti si dice sempre nelle ricette forno pre-riscaldato a, ok? Quindi assolutamente deve essere pre-riscaldato. Ho messo tutta la crema intorno, cioè nel dolce. Non mi interessa se avete notato, mi sono concentrato molto sul fare bene il bordo. Il centro, anche se la crema non è liscissima, non ce ne frega niente perché tanto sopra ci sarà tutta la frutta. E ora partiamo con la decorazione della frutta. Aspetta un attimo, fermati. Fermati, Gabriele. No, stai com'eri, stai cos'eri. Gabriele, stai fermo un secondo così che ti voglio correggere la posizione. Allora, il sac à poche non lo devi tenere così, in questo modo, perché sennò vedi che fai tutte le righe che non riesci a gestirle bene, ma devi tenermelo così, in questo modo, così. Quindi l'esatto contrario, anziché così, così, e lavori in questo senso, ok? Vediamo te come sei, come postura. La postura in pasticceria vuol dire tanto, vuol dire tutto. Tu ormai hai finito, cerca un po' di aggiustartela con un cucchiaio. Ecco, posso... Per forza, visto che non avete fatto le righe, io ho detto non troppo regolari, ma così mi sembrano un po' troppo non regolare e quindi dobbiamo in qualche modo adesso con un cucchiaio o qualcosa le andate un po' a sistemare. Ok, adesso partiamo con quella che viene chiamata decorazione con un ordine disordine, cioè non faccio la crostata di frutta come si faceva negli anni 60 con tutta la frutta a giro, un giro di lamponi, un giro di mirtilli, un giro di... perché diventa un pochettino più vecchia come stile. Allora, però mettiamo la frutta in maniera un po' casuale messa sopra, ma logicamente non possiamo fare un lavoro di prendere la frutta e buttarla così, altrimenti non è un ordine disordine, è un disordine punto e basta. Quindi la parte esterna del bordo, almeno quella la curiamo con mettendo i frutti che volete voi, vi lascio un po' di creatività, fate voi, poi io vengo a giudicare. Mettiamo i frutti esternamente messi bene e regolari. In questo momento io sto alternando un lampone e un mirtillo. Poi per il centro vedremo poi dopo come gestirlo, ma almeno l'esterno ce lo facciamo un po' regolare. Questo farà sì che la crostata diventi un po' più moderna, ma allo stesso tempo non è proprio, si capirà che c'è una tecnica dietro che non è della frutta buttata lì e basta. Quindi posso fare anche così tutto il bordo e alternare lampone e mirtilli. Poi vi lascio, ripeto, anche un po' di creatività a voi, fate un po' come volete. L'importante è che rispettate questa cosa che sto dicendo, ordine, disordine. Ciò non toglie che si possa fare anche la crostata come si faceva negli anni 60, tutto a giro, facendo un lavoro di un giro di mirtilli, uno di lamponi, uno di kiwi e così via. Scusa chef, Sì. ci sono delle frutte più indicate o più che altro sconsigliate che magari possono rilasciare troppo liquido? Brava, più che altro sì, sconsigliate la parola giusta, cioè potrebbero rilasciare troppo liquido e quindi non vanno bene. Per esempio, oppure anche troppa acidità, tipo magari non farei una crostata con tutti i limoni, no, sopra, agrumi magari come l'arancio o il pompelmo, sì. Tendenzialmente comunque deve essere un frutto che non ti lascia troppo liquido, altrimenti ti crea dei problemi poi di difficoltà di taglio poi della fetta, naturalmente, no? Ok,
Fatto questo, abbiamo fatto un giro, adesso partiamo con il centro, con quello che è il disordine ordine che dicevo prima. Vi tagliate delle fragole, del kiwi. Francesca, se hai voglia di farmi il kiwi, grazie. Lo mettiamo, lo disponiamo tutto così. Ah, ma mi faccio ancora anche questa parte qua io centrale, no? Che è l'altra parte sempre da fare, è la bordura interna dove c'è il taglio il cerchio, no, del 6. Anche quella la facciamo regolare. È un sistema di fare le crostate un po' più moderno. Mi assicuro che ne guadagna molto. Però questo bisogna anche imparare, ci vuole un po' di gusto estetico, no? Ci sono delle volte in cui si mette tutta questa frutta, come io dico di interpretarla con l'ordine e disordine, poi uno interpreta male l'informazione e la torta alla fine non viene poi così bella, perché viene tutta un po' disordinata veramente. Invece vedete, c'è un pensiero dietro, no? Adesso metto tutte le fragole, seppur casuali comunque le metto abbastanza uniformi, più o meno tutte a coprire la stessa superficie del dolce. Poi magari partiamo con il kiwi e anche lui lo stesso lavoro, vado ad alternare un po' di pezzi verdi a macchie di colore. Un po' di pazienza, fare questi lavori ci vuole un po' di tempo perché vanno fatti bene. Quindi vi lascio il tempo necessario per terminarla e continuiamo con le more. Ragazzi, vi ho lasciato il tempo che servisse per poter finire con calma. La pasticceria è fatta di pazienza, correre non si fa bene. Avete avuto un attimino di tempo a disposizione in più, l'avete terminata. Adesso gelatina e andiamo a gelatinare col pennello tamponando in questo modo, cioè facendo cadere gocce di gelatina sulla... Non si può spennellare perché sennò sporchiamo tutta la frutta naturalmente, cioè spostiamo, scusatemi, tutta la frutta. Facendola cadere così a gocce la vado in qualche modo a rendere brillante e a lucidare, e la gelatina ha anche lo scopo di attaccare di più la frutta, per quando andiamo a tagliare la fetta ci manterrà la frutta più insieme. Quindi fate cadere goccioline così di gelatina senza sporcarmi il bordo. Il bordo lo lasciamo opaco, dimmi. Quindi non andiamo a coprire completamente. No, solo a tamponare, soprattutto perché sono frutti di bosco. I frutti di bosco ti permettono questo, che non necessita che vengano gelatinati completamente, perché rimangono comunque protetti. Non è una mela o una banana che tendono ad ossidare, no? Poi dei mucchiettini di pistacchio messi in maniera irregolare, un mucchiettino qua, uno qua. Scegliete un po' voi dove volete andare a fare un colpo di verde. Usiamo il pistacchio e la menta per dare del verde. Adesso mettiamo la scorzetta di agrumi. La metto io, voi non ce l'avete a disposizione, io faccio vedere un qualcosa di più, voi vi fermate al pistacchio. Vedete che non sto spargendo né i pistacchi e né gli agrumi su tutta la torta, non è che sto prendendo sta roba e spolvero, perché sennò la faccio pesante. Creo dei mucchiettini, delle zone in cui do delle note di colore, per far sì che questo disordine ordine appaia un pochettino più ordinato, se vogliamo, no? E adesso ci mettiamo 2 ciuffetti di menta, qua e là, e la nostra, cioè la mia perlomeno, è già terminata. Adesso vengo a vedere anche voi come siete messi. Tanto Francesca, Scusa, chef. Eccomi. Possiamo alternare a del pistacchio, ad esempio della granella di nocciola, per chi non gradisce il pistacchio? Arrivo. Allora, a livello estetico ci può stare, anche se è meglio il verde. A livello di sapore anche, la nocciola sta bene, anche se è meglio il pistacchio. Quindi il pistacchio è meglio per la frutta, sia come colore che come sapore. Ok? Quindi va bene farlo, però è meglio così. È meglio il pistacchio. Allora, direi che ci siamo abbastanza. Avete fatto, a differenza della mia, un pochettino meno abbondanza di frutta, quindi un po' più scarichetta di frutta.
Lo spolvero, come ti dicevo, non l'avrei fatto di grande attenzione, però le decorazioni sono anche soggettive, quindi magari a te piace così. Io a livello tecnico professionale ti dico è meglio qualche mucchietto qua e là, adesso magari poi dopo ti avvicini alla mia a vederla meglio, qualche mucchietto qua e là di pistacchio avrebbe fatto delle note di colore. Il fatto che vi fuoriesca la crema è perché siete stati con la frutta entrambi, sia te che lui, troppo dentro e la crema troppo fuori. Da me la crema non si vede, l'ho lasciata in dentro, quindi sono stato più fuori con i frutti. Questa crema qua fuori tenderà a ossidare, nel giro di un'oretta sembrerà poi vecchia. La crema deve essere sempre coperta da qualcosa, ok? E tu lo stesso, tu hai dato un po' di linearità con queste more messe distanti, ti sei solo poi perso qua, avresti dovuto continuare di qua per dare il punto, per non far perdere il disegno del 6, invece tu ti sei fermato qua, avrei continuato anche di qua. Lo stesso te, la granella di pistacchio l'avrei messa a mucchiettini in questo modo, però a parte la frutta che siete stati tutti un po' scassi, un po' in dentro facendo vedere la crema, per il resto direi che per la prima crostata possa andare bene, no? Penso che siate soddisfatti anche voi, no? Io dico, questa era la lezione sulla pasta frolla, ci sono tantissimi altri impasti di cucina e di pasticceria da seguire, quindi vediamoci ad altre lezioni ad Accademia di Cucina.